Buongiorno amici, ci siamo lasciati mercoledì a Capo Nord, al freddo al gelo. Ci ritroviamo oggi sabato 7 settembre in Germania. Video real time. Molto importante è che vi vogliamo dire che la serie Nord Europa, Norvegia, Svezia, Finlandia non è finita, cioè non è che da Capo Nord abbiamo sbarellato completamente, capito? Cioè così e ci siamo, esatto, come dice la serie, teletrasportati. Siamo in Germania. Bentornati in un nuovo video, siamo vestiti estivi. Praticamente nel giro di 3 ore siamo passati da 10 gradi a 32 gradi. Si schiatta e siamo in coda, sotto il sole, per aspettare un traghetto. Vogliamo svelare dove siamo? Sveliamolo! 1, 2, 3! Come cazzo si chiama sto posto? Glückstadt. Come avete visto dal video precedente, siamo entrati in Germania ed in questo momento siamo in coda in un paese che fino a ieri per noi era sconosciuto e oggi lo conosciamo minimamente sulla mappa e si chiama Glückstadt. Siamo in coda per aspettare di salire sul traghetto che ci porterà a Mischhafen, ossia praticamente attraversiamo il famosissimo fiume Elba, che non è l'isola d'Elba, è il fiume Elba, uno dei più famosi di tutta la Germania. Perché il DG non aveva voglia di fare il giro largo, ha fatto una furbata, ha detto facciamo una scorciatoia. Peccato che siamo in coda da mezz'ora già e ci staremo ancora un'altra mezz'ora. Ho letto che ce n'è 37 al giorno di queste partenze e la traversata dura 20 minuti. Questa traversata in traghetto permette di risparmiare un sacco di tempo, chilometri, quindi gasolio per diciamo proseguire lungo la costa per non passare all'interno di Amburgo, nella quale non ci vogliamo comunque fermare scendendo. Rimane il dettaglio che non sappiamo ancora precisamente, cioè vabbè abbiamo letto le informazioni in internet, dovrebbe essere tipo 30 euro il mezzo e 3 euro a persona, però ancora nessuno è passato a dirci niente. Non si fa il biglietto prima, il biglietto si fa direttamente a bordo, meglio non c'è neanche di biglietto, passa all'incaricato probabilmente come facevano in Norvegia, farà la foto alla targa o non lo so, vedremo come funziona. E tra l'altro questa qui è una tratta diciamo un po' particolare, molto trafficata, perché dal fiume Elba ci passano anche le navi portacontainer, le navi cargo che vanno direttamente al porto di Amburgo. Stiamo già partendo e siccome ci dovrebbe mettere solo 20 minuti, vediamo se quando passa l'incaricato oppure se ci vedremo recapitare la fattura a casa. No one can save us from keeping clear. I don't wanna lose you, Vielen Dank. Niente effetto sorpresa, ossia cioè appena partiti dopo 2 minuti è arrivato qui il sciurotto tedesco col baffone da tedesco e mi ha detto 27,50 27,50. Belandi come te le ricordi? Ah, per favore, quindi mi ha dato anche lo scontrino, quindi pagano le tasse, Dai. 27,50. before you turn around and
Buongiorno amici, ci siamo lasciati mercoledì a Capo Nord, al freddo al gelo. Ci ritroviamo oggi sabato 7 settembre in Germania. Video real time, attenzione! Molto importante è che vi vogliamo dire che la serie Nord Europa, Norvegia, Svezia, Finlandia non è finita, cioè non è che da Capo Nord abbiamo sbarellato completamente, capito? Cioè così e ci siamo, esatto, come dice la serie, teletrasportati. Siamo in Germania. Ma perché siamo in Germania? Lo vogliamo dire? Ma diciamolo. Vista la copertina, che non ci sono segreti? Diciamolo, ce l'avete chiesto voi. Tantissimi di voi ci hanno chiesto. Ma perché se non siete da quelle parti non fate un salto e non ci fate vedere con i vostri occhi il salone del camper di Düsseldorf? Mi raccomando amici, rimanete con noi fino alla fine di questo video, ma soprattutto ricordatevi che da mercoledì ritornano tutti gli episodi che ancora vi dobbiamo far vedere della serie Grande Nord. Mercoledì, sabato, mercoledì, sabato, mercoledì, sabato. Mercoledì, sabato, mercoledì, sabato, mercoledì, sabato. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, mettete mi piace al video, lasciate un commento al video. Siamo seduti nella via principale di un paesiello tedesco che si chiama Leer. Così mi sembra un accento calabrese, comunque, vabbè. Comunque questo paesiello si chiama Leer, ha 35.000 abitanti, ha un centro storico molto carino, anche se non abbiamo trovato sinceramente grosse informazioni dal punto di vista né turistico né storico, però è carino, vi facciamo vedere qualche immagine. Bella Zi, a dopo. Ciao. Ciao. Ci siamo spostati dalla panchina al sole. Che te lo dirà fa? Arriva Sì. alle sere e scatta l'evento, tac. Abbiamo sentito così un sound in lontananza e quindi ci siamo addentrate tra queste viette del centro che non ci sembrava niente di che, ma in realtà E potrebbe invece- darci qualche scoop prima di entrare al salone. Scoop degli scoop degli scoop. Mega evento. Vabbè, tu ora non esagerare. Ho capito perché età media 85 anni, perché sono tutti i nonni dei bambini e delle ragazzine che stanno cantando. We gotta hold on to what we got. It doesn't make a difference if we make it or not. We got each other, and that's a lot for love. We'll give it a shot. Oh, we're halfway there. Siamo capitati nel bel mezzo del festival culturale. Senti comunque le ginette, prossimamente queste le vediamo a The Voice. Diciamo che c'hanno da lavorarci ancora un po' su, però Comunque se stai buona e se stai brava, te che ti lamenti sempre della cervicale, del mal di schiena, che ti s'annoda da una parte e ti s'annoda da quell'altra, mi sa no. i muscoli, i nervi eccetera, ti pago il massaggino via a martellate sul groppone via della Cina thailandese. Non l'ho fatto, anzi, non l'ho fatto quando eravamo in Thailandia. L'originalissimo proprio lì sul posto, dici Anzi, che se lo vi siete faccio. persi tutti i video della Thailandia che abbiamo fatto qualche mese fa, Anche se non siamo con il van, facciamo vedere delle robe veramente toppissime. Ci ti è piaciuto l'Air? Cioè io ti porto in queste località
così caratteristiche, così particolari della Germania sconosciuta e te mi ci ridi sopra? Va bene, dai, visita Lampo, Rapido Indolore, Festival Culturale, visto, mette una spunta. Ci hanno accolto anche questo giro con musica eccetera eccetera. Bello, bellissimo. Ci rivediamo al Salone del Camper di Düsseldorf, amici. Ciao! Buongiorno. Guten Morgen. Wie geht's? Kein gut. Nugesemo. Nugesemo. Che nottatina. Poi vi raccontiamo. Buongiorno da Düsseldorf. Buongiornazzo. Anche. Keep dancing with the devil, but he doesn't have a back, no, no. My body never know. We keep dancing with the devil, but he doesn't have a back, no, no. My body never know. We keep dancing with the devil, but he doesn't have a back, no, no. Dopo che la sera ha fatto tutte le sue cose, tranquilla e beata, il caffè, la brioscina e i crecherini con la marmellata, Siamo pronti per andare a prendere la navetta che ci porta dal parcheggio all'ingresso del Salone del Camper a Düsseldorf. Siamo già a bordo della navetta gratuita che porta dal parcheggio fino all'ingresso ufficiale del salone. Il costo del parcheggio è di 20 euro al giorno, dove ovviamente si può anche pernottare dalle 7 di sera alle 7 di sera del giorno successivo. E qui sta entrando il delirio. siamo scesi alla prima fermata qua della navetta che ha fatto dopo 2-3 minuti assolutamente da quando siamo partiti dal parcheggio, e siamo già di fronte all'entrata del salone Che è chiuso. che al momento è ancora chiuso. Infatti c'è il delirio di gente perché sembra che stiano aprendo in questo momento, però l'orario di apertura è alle 10 del mattino e noi siamo qua 10 minuti prima dell'apertura. E chiude alle 18, vediamo se ci spariamo tutto il giorno. Vogliamo dire quel piccolo dettaglio che non abbiamo detto all'inizio dell'area sosta qui? L'area sosta poco raccomandata, perché esattamente Ma proprio poco raccomandata. sulla pista dell'aeroporto praticamente. Sembrava così carina con tutti gli alberi, i praticelli. Dai, all'uso non è come il parcheggio di Parma dell'anno scorso, proprio il piazzale di asfalto. C'è sto dettaglio, voglio Sì. dire, proprio... Decolli e atterraggi sul tetto del cingone di tutti gli altri che erano lì. Fino a mezzanotte passata e poi sono ripresi dalle 6:30 del mattino al massimo. Quindi se volete dormire potete dormire, se ce la fate, da mezzanotte e mezza alle 6:30 al massimo. O la cosa migliore è dormire a qualche decina di chilometri di lontananza dalla fiera e poi alzarsi la mattina con molta calma e venire qua perché tanto apro alle 10, quindi non Esatto. c'è bisogno del rush mattiniero. Entrando dall'ingresso sud dove siamo entrati noi c'è un padiglione che è tutto esclusivamente della Knaus, che non è una delle marche che ci interessano in modo particolare, però prende tutto un padiglione anche perché essendo direttamente tedeschi giocano in casa e vediamo la maggior parte sono proprio camperozzi, però ci diamo un'occhiata, non si sa mai.
Nel padiglione Knaus finalmente abbiamo trovato anche il reparto dei van e ci siamo fermati a vedere questo che diciamo è un modello abbastanza basico a partire da 59.900 che è esattamente il Box Life Pro 600 perché è 6 metri. E comunque vi volevo far notare che non siamo solo noi italiani, perché anche questo Knaus Box Life suona di molto a vuoto. Isolamento meno di 0. Hanno sempre dei passaggi di entrata molto stretti quando il sedile è girato. Bello come colore di interni questo Knaus da 6 metri. Io sono sempre curiosa di vedere lavandino e piano cottura. Bel lavandino questo. Frigo alto, più o meno della stessa dimensione del nostro. A me interessano sempre. Wow, che spettacolo di bagno! Lavandino piccolo come sempre, ma la figata è il water che va completamente a scomparsa dentro il gavone. Ed è il water che ho visto prima, di quello a secco. Piatto doccia gigante, estraibile come tutti. Il galvone sembra gigante e quello che c'è qui, il water che viene a scomparsa dal bagno direttamente dentro il gavone attraverso questo meccanismo di slitta. Abbiamo lasciato il padiglione 1 tutto Knaus, siamo entrati nel numero 4 anche perché diciamo la maggior parte dei mezzi che ci sono in questo padiglione sono della Weinsberg come si dice, e io in particolare voglio vedere un van che ho visto pubblicizzato che è un van totalmente diverso rispetto ai soliti che si vedono già allestiti, perché è stato diciamo concepito un po' più sullo stile Instagram, nel senso come materiali, come layout, è completamente diverso. Prima di tutto è diverso perché ha la cabina chiusa, cosa che questa sarebbe molto interessante soprattutto per le spedizioni come abbiamo fatto noi, quando puoi addirittura spedire il mezzo chiudendo la cabina dal resto della cellula, e quindi sarebbe una spedizione molto più sicura rispetto a quella che abbiamo fatto noi. Quindi punto primo. L'interno poi di questo van invece è molto diverso rispetto a quelli normalmente allestiti, sia per i materiali sia per la disposizione. Unico dettaglio non da poco che non ha il bagno, ma c'è un semplice scomparto per il portapotti. Diciamo che questo è veramente un punto a suo svantaggio, per il resto top. Il DG ha già adocchiato anche i cerchi di questo van, perché come vi ho detto è venuto al salone a parte per vedere tutti i mezzi 4x4, per vedere cerchi, per vedere portabici e un sacco di altri accessori. Io mi sono accomodata dentro, mi sento già a casa. Questo van mi piace proprio perché è completamente diverso rispetto a tutti quegli altri già allestiti che si sono sempre visti. È veramente una cosa nuova da vedersi e molto carina, devo dire. Sembra anche un layout molto vivibile, sinceramente. Ho anche tirato fuori il tavolino qui sotto al letto e ci sta benissimo. Il vano della cucina con il fornello a gas e il lavandino si vedono comodissimi. Questo ha anche il tetto a soffietto con il letto sopra, quindi è un plus. Guardate che lavandino immenso, fighissimo. Guardate che bella la zona cottura, e qui la scaletta che ovviamente porta al tettuccio e al letto sovrastante.
I due modelli esposti qua in fiera a Düsseldorf sono appunto modelli promozionati e pubblicizzati come Cara Life e hanno due motorizzazioni diverse, due prezzi più o meno uguali, perché alle mie spalle il modello grigio ha il tetto a soffietto, motorizzazione Fiat Ducato 140 cavalli, a un prezzo incluso praticamente tutti gli optional che sono esposti qua in fiera di 84.000 euro, mentre quello bianco proprio di fianco a quello grigio ha una motorizzazione Fiat Ducato 180 cavalli, non ha il tetto a soffietto, ha il condizionatore e non ha i cerchi in lega e le ruote tutto terreno che ha quello grigio e ha un prezzo di 82.000 euro. Veramente due modelli nuovi, veramente con delle linee e degli interni completamente nuovi che secondo me sono veramente validissimi. Avranno sicuramente un grande successo questi due modelli della Weinsberg. Qua dietro l'angolo ce n'è uno che è ancora più top. Andiamo a vederlo? Sei pronta? No. Sei pronta? No. Sei? Andiamo. E abbiamo lasciato la linea Cara Life #VanLife per la linea Expedition sempre di Weinsberg, e qua ci sono un paio di mezzi che veramente mi fanno venire una leggera pelle d'oca sinceramente, eh? A te Sere? Davanti a noi il modello Weinsberg Expedition 4x4 su meccanica Mercedes, che è una bomba. È anche recintato, quindi è intoccabile, cosa ti credi? Alla Sere non le piace dentro e quindi non lo compriamo. Non ci cominciate a dire avete fatto il contratto, vedete? Perché alla Sere dentro non gli è piaciuto. No, cos'è che non ti è piaciuto? È risicatissimo lo spazio, cioè Ma è lo Sprinter, capito? Cioè è fatto troppo più così. Comunque, il dimmi. Cingone è una piazza d'armi a confronto. Quindi l'unica cosa carina che ho è il lavandino, e poi che di fianco ha la piastra a induzione che si alterna con I due fornelli a gas a seconda delle energie delle bombole che uno ha. Diciamo che da questo salone le prime due persone con cui ho parlato mi aspettavo qualcosa di più a livello di professionalità. Ne sanno niente, sinceramente. Sembrano dei ragazzetti messi lì soltanto di guardia, che la gente non faccia danni. Gli ho fatto qualche domanda, voglio Tecnica. dire, e io minimamente tecnica, perché come sapete io a livello tecnico non è che voglio dire sia proprio il non plus ultra, però l'ho già messo in difficoltà. Allora, questo modello qua da 154.000 euro, tanto per cominciare, gli ho detto pannelli solari, che pannelli solari c'ha? Ah no, pannelli solari sono extra. Gli ho detto vabbè, andiamo avanti così. Gli ho detto batterie, che batterie c'ha? Aspetta che guardo. Le dovresti sapere così ste robe qua, eh. Quindi alla fine mi ha detto che batterie sono al litio, però non sa se è una o due e da quanto sono, perché non sono posizionate sotto il sedile del passeggero come 99 volte su 100 praticamente facciamo noi in Italia con i nostri Ducato, ma ce l'hanno sul lato sinistro, diciamo guardando la parte avanti del van, sul lato sinistro del gavone. Quindi ecco, sì, le informazioni sono abbastanza frammentarie se uno gli chiede proprio le specifiche del mezzo e cosa pago e cosa ottengo per questi miseri 154.000 euro. Voglio dire che Anche perché le cose che si vedono le capiscono e le vedono tutti. Quando uno entra nei dettagli, nello specifico, ne sanno poco e niente. Vabbè, dai, proseguiamo. proseguiamo, perché la gente qui, capito, cioè, si fa i film solo per la ruota di scorta dietro, il rack con la cassa da Expedition, nome Expedition, capito? E questi tedeschi si vede, capito, che sono bruscolini e via. Andiamo a vedere gli altri modelli.
Siamo davanti a uno dei mezzi che volevo vedere da tanto tempo, ovviamente non perché ci interessi comprarlo, proprio per la curiosità, perché quando li vedo in giro sembrano dei palazzi viaggianti e quindi lo voglio vedere all'interno, se è veramente tutto il lusso che sembra dal di fuori. Comunque, quanto costa? Questo qua è il famoso Morello Palace di cui parlava la serie e costa il famoso 500. Vieni che ti invito in salotto. Siamo pronti per l'ape? Diciamo che il piano d'appoggio in cucina non manca. Ma ti segnalo che questo materiale qui sembra in pietra, è pesantissimo, Ale, il top. Ciao. Mi ha chiuso fuori dalla camera. Forno, piastra induzione. Mamma mia, che lusso. La dinette me la immaginavo più grande comunque. Il bagno è più grande del bagno di casa nostra a Genova. Prego. La dinette me la immaginavo più grande. Questo è il bagno, la suite presidenziale. Quindi si chiude nei due posti. Letto che è a 4 piazze, non è neanche a king size. Immenso. 2 fuochi a induzione. Vanity, doccia mega galattica. La dinette me l'aspettavo veramente più grande, e invece il tavolo non è proprio così gigante confronto a quello che si vede fuori, Quindi gli dobbiamo dire che non lo prendiamo? Non possiamo ospitare tante persone. Quello che mi piace è il piano di lavoro immenso. E poi sai quante belle pizze ci puoi impastare perché qua dietro c'è il forno? Beh, il forno oramai ce l'hanno tutti i camper. Frigo? Ah, frigo, anche questo? Cioè, notare frigo e congelatore, le dimensioni. Proporzionate al mezzo. E per i nostri amici camionari siamo anche venuti qua nella sezione dedicata proprio ai mezzi overland e abbiamo addirittura preso un appuntamento per le 2 del pomeriggio, quindi fra un paio d'orette, per andare a visitare all'interno il Project Rhino su meccanica Mercedes. Quindi andiamo a vedere dentro, vediamo se almeno le persone incaricate di questi tipi di mezzi ne sanno qualcosa di più degli altri invece dei mezzi più commerciali. Per spiegare a chi come noi di questi mezzi comunque non ne sa niente, quindi è anche difficile spiegarvi qualcosa a voi. E vediamo se invece veniamo via da Düsseldorf con un mezzo overland. Così ti ci vuole anche la patente. È un attimo per la patente, Comunque continuiamo la visita perché dobbiamo tornare qua alle 2 per vedere il mezzo all'interno. Ci sono poi dei mezzi esageratamente grandi. Ebbene sì, siamo arrivati allo stand della Leica qua al salone di Düsseldorf. Anche la Leica c'ha un mega, chiaramente, gruppo Imer, mega, super mega stand di centinaia se non migliaia di metri quadrati qua, e c'è il famoso van Leica Eco VIP, che non è il cingone non era così Eco VIP. Vediamo un attimo qua il prezzo qui dell'Eco VIP, tutto compreso un bello 85, anzi quasi 86, 6 metri. La mascherina del nuovo Ducato è bellissima, scritta Leica un po' meno. Sono entrata anche all'interno di questo Leica, ovviamente per conoscere il nostro marchio favorito fino ad oggi ed unico, perché è l'unico furgone che abbiamo avuto ed è appunto Leica. Questo però è un Eco VIP, non è un Cosmo come il nostro. Ci sono delle cose che preferisco e altre meno. Ad esempio il bagno è uno dei pochi che è rimasto col WC chimico come il nostro e quindi non hanno innovato per niente la parte del bagno. Ad esempio il tavolino è una delle cose che sì che mi piace,
piacciono perché si può quasi togliere del tutto, comunque si può piegare a metà e guadagnare un sacco di spazio. La dinette, come per il nostro, secondo me è un po' troppo larga la seduta, quindi porta via un sacco di spazio. I fornelli anche qui hanno preferito il gas piuttosto che delle piastre induzioni, è una conformazione molto comoda così. Rubinetto del lavabo della cucina valido, grandezza del lavandino anche in confronto al nostro è molto più ampio. We're in trances, going off to different places, different planets. Watch your aura pass me by, losing balance. What if we run out of time and second chances? Questo Imer, come si chiama? 570, Crossover NL 570. che però ha 6,89 m, non è 5,70. 6,89 m, ovviamente, su base Mercedes Sprinter 4x4. Non è il solito van, anche perché è diciamo più una versione Semi-integrale. Sì, cioè è una via di mezzo comunque, dai, per chi non vuole il camperozzo, per chi è troppo stretto col van, questa qui è una giusta via di mezzo secondo me. Ci piace la cinetta? Mi piace, 174.000 euro, fallo anche non piacerti, no, mi piace, cioè uno di quelli che comunque se proprio dovessi cambiare il cingon, l'ho appena visto all'interno, il letto bello comodo, il lavandino giusto, Letti gemelli? giuste, letti gemelli, un bagno discreto, sempre di quelli però col WC chimico, quindi non c'è stata l'innovazione che piacerebbe a noi in merito al WC. Diciamo che overall anche la dinette mi è piaciuta, cioè mi sembra una cosa comoda. Comunque, stavo pensando, Stavi pensando? abbiamo 10.000 iscritti, ma se ogni iscritto Imer MLT 570 crossover, semi-integrale, tanta roba, 4x4, belli anche 174.000 euro, però molto bello come mezzo. Please you'll find me, said if it's faith you'll find me, leaving the past behind. We're in trances, going off to different places, different planets. Watch your aura pass me by, losing balance. What if we run out of time and second chances? Siamo anche riusciti ad entrare dentro il Grand Canyon crossover della Imer, ovviamente 4x4, che ci è sembrato sinceramente leggermente un po' troppo spartano per tutti i bruscolini che vuole la Imer. Siamo qua in attesa perché abbiamo preso un appuntamento per visitare il mezzo Overlander che è qui dietro, perché sappiamo sono la vostra passione questi mezzi, anche se sapete che noi non è che siamo preparati su questo tipo di veicoli perché abbiamo sempre solo usato il van fino ad oggi, però sì, ci incuriosiscono abbastanza, anche perché abbiamo tanti amici in questo momento che si stanno buttando su queste nuove avventure con questi camion così grossi. La
prima cosa entrando che comunque come altri mezzi si vede più piccolo che non il gigante che è dal di fuori. Sì, la cellula all'interno non si vede grandissima effettivamente. Bell'angolo cottura, è proprio un angolo cottura perché si vede Il lavandino ti piace? Super mega top il lavandino, anche il rubinetto, You need something to le drink? piastre. Thank you. It's not. Do you like something? No, thank you. We're good, thank you. Just checking the size of the fridge. Un commentino a caldo dopo la visitella su questo mezzo overland. Come dico sempre, e non mi stuferò mai di dirlo, è che ogni volta che entriamo su questi mezzi, che si vedono immensi, galattici da fuori, una volta che entro rimango un po' delusa, perché mi aspetto sempre di trovare una piazza d'armi, ma non Gli lo spazi interni sono sicuramente non proporzionati alle dimensioni esterne, Esatto. diciamo. C'è veramente tutto, bello il bagno anche grande, con la porticina d'accesso e di comunicazione fra la Strana cabina. la cosa che la porta di comunicazione tra la cabina Nel e la gabinetto. cellula è nel bagno. E poi l'unica cosa che non mi è piaciuta tanto che i materiali tipo dei pensili, ok. delle cose così sono tipo quelle MDF, sai, quelle lì, quella formica ricoperta. Sono non so come si chiama. quasi al livello del Cingon. Eh sì, cioè me l'aspettavo in legno più bello, Un po' più sinceramente. pregiato, un po' più Però legno forse legnoso. come optional si può richiedere un Sì, legno l'ha detto. vero. Se vi interessa, poi mettiamo anche qua il link, perché chiaramente ci stanno sponsorizzando e ci daranno a gratis praticamente uno di questi mezzi. Sì, basta che te lo credi, non te lo danno neanche da provare per un'ora. Se non ce l'hanno disponibile, i tempi di consegna sono 6 mesi dal momento dell'ordine. Beh, che poi non è tantissimo, 6 mesi lo sono per i van o per i camper più Se non di comuni, più cioè. praticamente. No, il tempo non è Il tanto nostro amico negativo. Dirk è stato simpaticissimo e disponibilissimo. Peccato che parlasse soltanto mezzo inglese e nient'altro sufficiente inglese. E adesso proseguiamo con la visita, vediamo se troviamo qualche altro mezzo interessante da farvi vedere e da vedere più che altro anche noi. Andiamo? Via! È giunta l'ora di mangiare qualcosa, perché altrimenti qui Inizio a sbrocchiamo. Se in Germania non mangi le Kartoffeln, Sinceramente mi sembra un po' ricetta tipo quando eravamo in Quebec, tipo il poutine che facevano le patatine, poi ci mettevano quella salsa tipo salsa gravy. la serie non ha ancora deciso che mezzo comprare. Eravamo venuti solo per vedere gli accessori, che ancora non abbiamo visto mezzo. Comunque, il camion di prima, dove siamo saliti e c'era il Dirk che ce l'ha fatto vedere, costa 360.000 euro. No, non ho neanche capito il prezzo, ti dovessi dire la verità. 360.000 euro, però non include l'aria condizionata. Come fai a non avere l'aria condizionata in un mezzo del genere? Queste robe qua veramente, cioè, mi lasciano un po' perplesso. Cioè, il mezzo è anche rifinito discretamente bene, a parte il fatto che il serbatoio del gasolio c'ha 200 litri di gasolio. Mica tanto. Appunto, sai quanto ti dura prima di dover rifare gasolio? Invece di acqua chiare? 230 litri. Ma anche lì è poca autonomia. Il doppio del Cingon. Io sono già arrivata alla salsiccia sotto, che sia realmente una normalissima salsiccia al curry. Quanto abbiamo pagato per queste a proposito? Te lo dico subito. Hai pagato e non sai neanche. Mi sa di sì, che ho pagato e non so neanche quanto. Ah, però, Non ti ci mando più da sola. due wuster così con salsina di curry, con patate e 2 Coca-Cola, un trentello. Abbiamo pagato meno di entrata di parcheggio. Dopo la brevissima pausa pranzo, adesso siamo arrivati in un altro padiglione dove c'è lo stand dell'Adria e volevo vederlo in particolare perché ho visto pubblicizzato un nuovo van 4x4 che potrebbe anche interessarci, il famoso Adria Super Twin, famoso perché comunque ci sono già stati parecchi spoiler in merito a questo mezzo. E su questo mezzo, fra le altre cose, ho visto delle gomme che non avevo mai visto prima. Ditemi un po' voi, scrivete qui nei commenti se voi le conoscevate. Le Pirelli Scorpion tutto terreno, all terrain, che non si vedono assolutamente male.
Unico problema, non c'è la misura per i cerchi 16 pollici che è trascritta sul nostro libretto, perché da 16 pollici c'è solo la 235 60 16, mentre invece noi abbiamo 225 75 16. E dopo aver fatto vedere tanti modelli da un sacco di soldi, ecco qua, dietro di me invece il 6 metri di casa Benimar, la spagnola Benimar, sotto 50.000 euro. Quindi per tutti coloro che dicono non ci sono van, non ci sono camper sotto i 60-65.000 euro, Benimar 6 metri, Fiat Ducato 120 cavalli a 48.700 euro. Wanna move my feet, wanna drink my wine. 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 Oh, ormai non c'è un'azienda che si priva del modello 4x4. È venuto apposta a vederli. No, io il Cingon non lo tradisco, va bene? Io il Cingon non lo tradisco. Oh, via, è inutile che me lo vogliano regalare il 4x4, non lo prendo perché il Cingon non lo lascio. E siamo usciti anche dal padiglione numero 17, la nostra visita del Salone del Camper di Düsseldorf sta volgendo al termine e abbiamo lasciato, mentre mangiavamo, una bellissima, caldissima giornata di sole. Adesso invece troviamo, uscendo dal padiglione numero 17, Nero come non so cosa, ma sempre caldissimo. sempre caldissimo, ma un bel nero con la pioggia che minaccia da un momento Dai, all'altro. allora siamo proprio noi che ce la portiamo dietro. Te l'ho detto, ci mancherebbe di andare a vedere il padiglione numero 3 che abbiamo saltato all'inizio della nostra visita, però manca poco alla chiusura del salone e vediamo se riusciamo a farcela, altrimenti sarà per l'anno prossimo. No.